Ciao a tutti, o meglio devo dire la Badiena. Ho deciso in questo video di mostrarvi i principali costi di vita qua a Vilnius, nella capitale lituana. Vivo qua da ormai poco più di un anno e pensavo questo video possa essere utile per chiunque sia interessato ad andare a vivere qua a Vilnius, in Lituania, o in una delle 3 capitali baltiche che sono abbastanza simili. Parto spiegandovi i prezzi degli appartamenti. Un appartamento costruito negli ultimi 20 anni, in bella zona, 10 minuti di macchina dal centro, che ha sui 400 euro al mese per un bilocale. C'è riscaldamento autonomo e gli appartamenti hanno molta meno dispersione del calore. Mentre se si vuole optare per una sistemazione più economica, ci sono appartamenti costruiti durante l'Unione Sovietica. Si possono trovare intorno a 200 euro, molto più economici. Molti di questi hanno il bagno separato dalla doccia. Però oltre all'estetica notevolmente diversa, sono anche più costosi da tenere riscaldati, hanno riscaldamento centralizzato e, essendo vecchi, disperdono tanto il calore. I prodotti di uso quotidiano, come cibo eccetera, parto introducendovi i principali supermercati sono Maxima, Iki e Rimi. C'è anche Lidl, ma è un discount, quindi come in ogni paese i discount non danno una giusta impressione dei prezzi medi del paese. La frutta e la verdura hanno prezzi simili all'Italia. Quella prodotta qua, come i pomodori, le patate o le mele, hanno prezzi molto più economici. Però alcuni prodotti che noi produciamo e qua importano, come per esempio le arance, mandarini, sono di qualità inferiore e anche più costosi. Il bello di comprare la frutta e la verdura nei supermercati lituani è che non devi pesarla, ma semplicemente la prendi, la metti nella busta e ci penseranno i cassieri a pesarla una volta alla cassa. Perché i cassieri sono come dei robot, sanno tutti i codici a memoria. Pane bianco, come mangiamo noi in Italia, ce n'è davvero poca scelta. I lituani mangiano pane nero e ce n'è di tutti i tipi. Non si usa tanto il banco del pane, ma si compra nei cassetti già confezionati. C'è un'ampia scelta di salati e dolceria sfusa da comprare, come le ciambello e i croissant. Qua non si usano quelli alla crema, ma i più diffusi sono quelli al caramello, che in Italia non ci sono e sono davvero buonissimi. Ogni supermercato è rifornito di torte fresche da comprare per qualsiasi occasione. Alcune, oltre ad essere belle, sono davvero deliziose. Se qualcuno è pigro a cucinare a casa, ci sono anche qua molti banchi con cibo pronto già cucinato. La carne è molto buona e costa generalmente meno che in Italia. Ce n'è tanta scelta ed è molto speziata. Una cosa che mi manca tantissimo dai supermercati italiani è il banco degli affettati freschi, dove al banco chiedi di tagliarti l'affettato nella quantità che preferisci e se lo preferisci tagliato fine, eccetera. Qua in Lituania non si usa, ci sono solo prosciutti già tagliati e impaccati. Il reparto dei salumi è fantastico. Ogni volta che vado al supermercato la mia ragazza si perde nei cosmetici e io mi perdo nei salami. E lì c'è il vero profumo della vita. Una svariata scelta di diversi salami, crudi e affumicati. La Lituania è grande produttore di latticini, quindi c'è una svariata scelta di yogurt, formaggi, eccetera. Ma alcuni di questi prodotti non ci sono in Italia e sono prodotti base per cucinare piatti tipici lituani, come il kefira, che è latte vecchio invecchiato che si usa per cucinare lo scialti baršė, la zuppa fredda di barbabietole, il varškė, con il quale fanno torte buonissime, oppure sono i surelis, dei dolcetti lituani simili al nostro Kinder Pinguì. Prodotti italiani ce ne sono tanti. Ovviamente non c'è la stessa quantità di scelte che c'è da noi. Per esempio la pasta a Barilla c'è, ma in molti meno formati. Comunque il problema principale che viene affrontato spesso nei media locali è che molte volte i prodotti importati non hanno la stessa qualità di quelli venduti nei supermercati italiani. Non ho mai visto reparti d'alcol così immensi come nei supermercati lituani. Ci sono larghi corridoi con scaffali colmi di svariate scelte con tutti i tipi di alcol. La birra e la vodka lituana sono meno costosi che in Italia, ma invece i vini sono molto cari. I nostri vini qua sono venduti a più del doppio del prezzo italiano e questo fa sì che si consuma molto di più la birra locale o i superalcolici locali. La cosa che più mi faceva impressione, specialmente quando sono appena arrivato a vivere qua, è la loro politica delle offerte. Ogni azia che leggete significa offerta e ce n'è dappertutto. Per ogni categoria di prodotti ci sono la metà dei marchi in offerta sempre costante al 20 o al 30%. La maggior parte di queste offerte lavora attraverso le carte che ogni supermercato possiede, diciamo come la tessera punti italiana. Una cosa che mi piace tantissimo è come fanno la differenziata. Per
riguardante il riciclo delle bottiglie, ovvero ogni bottiglia, lattina, di qualsiasi drink, se tu lo vai a buttare in queste macchine situate in ogni supermercato, ti ridanno indietro 10 centesimi per ogni bottiglia riciclata, attraverso uno scontrino da utilizzare nel supermercato in questione. Questo incentiva tantissimo la gente a fare la differenziata. Una politica che adottano già nei paesi del nord come la Scandinavia, Germania, eccetera. Io la trovo fantastica. I fast food sono molto più economici che in Italia. Per esempio il McDonald's costa quasi la metà del prezzo ed è il mio cibo preferito la domenica mattina, dopo una dura nottata di festa nel centro città, perché è aperto 24 ore su 24. Ristoranti ce ne sono di tutti i tipi di cucina ricercata, italiana, messicana e anche asiatica. Nel centro storico i prezzi sono abbastanza costosi. Difficilmente una cena completa finisce con meno di 30 euro a persona, mentre a pochi chilometri dal centro si può trovare ristoranti con la stessa qualità ma molto meno costosi. Parlando di vizi, dissetarsi con una birra al pub vi costerà circa 3 euro e un pacchetto di sigarette invece 3,50 euro. In ogni paese lituano ci sono moltissimi negozi di seconda mano e molte volte si possono trovare abiti molto ben tenuti e a prezzi ridicoli. Se siete interessati non a vivere qua, ma solo a venire a visitare la città, posso dirvi gli hotel al centro sono bellissimi, ma non economici. Quindi vi consiglierei di affittare un appartamento con Airbnb, perché qua a Vilnius ci sono davvero delle belle occasioni. Se ancora non avete Airbnb, potete registrarvi dal link che trovate nella descrizione video. Per chi fosse interessato a vivere e lavorare qua, la documentazione da fare è facile e veloce. Quando si ha un contratto di lavoro, bisogna andare al centro immigrazione e registrarsi per così ottenere l'Asmens Kodas, che è il codice fiscale lituano e la residenza lituana. Nel tempo libero, se si vuole smaltire le birre del weekend, abbonamento in palestra con corsi inclusi varia dai 20 ai 50 euro mensili. I prezzi della benzina e del diesel sono molto inferiori a quelli italiani. Per muoversi intorno alla città potete fare la Vilnice Cortele, che vi permette di fare abbonamento per un mese a circa 30 euro o biglietto singolo a 67 centesimi. La metropolitana non c'è, la capitale lituana è discretamente piccola. Per i taxi consiglio di scaricare l'applicazione come Taxify o iTransport, che sono economicissimi, e la tariffa è di 49 centesimi per chilometro. Oppure potete usare il classico Uber. Se volete iscrivervi tra Taxify o Uber, trovate il link nella descrizione video. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato un'idea del paese. In futuro farò poi un video dove mostrerò le principali attrazioni e i posti più belli della Lituania. Se vi piace viaggiare e scoprire nuove città, date un'occhiata al mio video della capitale ucraina. Ačiū, iki pasimatymo.